Ciao ragazzi, sono GP Mucci, sono in primis un appassionato di moto da tantissimi anni, da sempre. Una ventina d'anni fa iniziai a lavorare sulle bicilindriche da off-road, sulle Transalp, sulle Africa Twin, sulle Tenere e così via. Abbiamo fatto diverse special molto interessanti da fuoristrada o da deserto e oggi sono a presentarvi il Thor per la Transalp. Questa è la nostra Transalp. In genere noi le motociclette su cui lavoriamo ce le facciamo prestare, ma sulla Transalp, come con la T7, ci abbiamo creduto veramente tanto. Questa l'abbiamo comprata, la usiamo noi tutti i giorni. È ancora nuova, è ancora, c'ha 100 km, c'è ancora il portapacchi, non ci abbiamo proprio messo le mani se non fare il nostro paracoppa. Vi volevo parlare un pochettino della Transalp. Devo dire la verità, quando ho visto la Transalp all'EICMA, che ero andato su apposta per vedere la Transalp, sono rimasto veramente deluso. Il fanale recuperato da un'altra motocicletta, insomma una serie di cose che mi era sembrata proprio una soluzione economica da parte di Honda per ricostruire una moto che è stata un simbolo, un emblema negli anni passati. Io ricordo nell'87 quando uscì la prima con queste colorazioni, fu la prima endurona carenata, allora era un'endurona, nessun'altra moto era stata carenata prima, ricordava molto le Honda dell'Africa, della Parigi-Dakar, le moto che correvano in Africa. Devo dire che avendola sotto gli occhi tutti i giorni in officina, sul ponte, ho fatto l'occhio al suo frontalino, alle linee della moto e questa moto mi piace molto, è molto essenziale, molto pulita nella linea. Secondo me i designer, dovendo rispecchiare certi paletti, dovendo rispettare certi paletti, ha fatto un miracolo. La moto è molto, a me piace molto, ci ho fatto l'abitudine all'occhio, mi piace molto, è una vera Transalp. C'è anche da dire che quando la guidi, se ti bendano, ti accorgi, cioè, tu dici questa è sto guidando una Transalp. La differenza sostanziale con la vecchia Transalp è che è un po' meno morbidosa e che è velocissima, perché questa è una motocicletta che con i suoi 93 cavalli va veramente tanto 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 forte. Il motore è gentile sotto, però poi tira, è molto progressivo, tira forte. Sei un po' incassato come guida, per cui anche come protezione aerodinamica è comoda. Insomma, secondo me il rapporto peso-potenza è lo stesso di un Africa Twin 1100, perché questa ha 93 cavalli, pesa sui 200 kg, l'Africa Twin è sui 240, ne ha 105. Secondo me più o meno è quello. Questa è una moto molto molto interessante, a me piace un sacco. Le cose che non mi sono piaciute di questa motocicletta qua sono nella prima che ho provato, l'ammortizzatore dietro era orrendo, la forcella è un po' economica, però poi devo dire che questa, man mano che la usiamo, però a pochissimi chilometri ancora, secondo me può anche essere che prendendo un pochino di gioco migliori. Per adesso spara un po' sulle asperità e vedremo come va. Certo che ci sono tutti gli upgrade del mondo a disposizione o usciranno, quindi forcella, mono, sono solo accessori. La cosa fondamentale è che la moto è un'ottima base. Certo, la vecchia Transalp era costruita in un modo che con un paracoppa in plastica riusciva a fare qualche tipo di fuoristrada. Con questa proprio non puoi. La sua coppa dell'olio è estremamente esposta, è costruita in un modo che una piccola sassata può spaccarla, quindi è imperativo proteggere bene la motocicletta sotto, se vuoi fare anche solo qualche viaggio avventuroso. Non è necessario fare proprio enduro, ma anche solo il minimo viaggio avventuroso, questa motocicletta che o sei protetto o rischi di spaccare tutto. Non è necessario fare proprio enduro, ma anche solo il minimo viaggio avventuroso, questa motocicletta che o sei protetto o rischi di spaccare tutto. Però si può proteggere e questo è il nostro lavoro. Abbiamo fatto un sacco di esperienza in questi anni con altre motociclette, quindi con Yamaha T7, con la Morini Escape, con la Touareg. Diversi ragazzi usano queste motociclette in maniera estrema e veramente fanno un fuoristrada pesante e abbiamo visto quali sono magari le criticità dei vari modelli. Siamo molto contenti delle performance dei nostri paramotori. In questo caso qua ci siamo posti un po' di problemi, nel senso che la Transalp, come dicevo prima, ha una coppa estremamente esposta, monta il motore della Hornet, ha una coppa un po' fragile e vuole protetta. In secondo luogo,
preferivamo irrigidire un attimo anche il discorso del telaio, quindi essendo che questo è un culla aperta, andare a creargli una culla dove ancorare il nostro paramotore, che aveva anche lo scopo di rendere la moto un po' più robusta per chi la utilizza per un fuoristrada molto invasivo o anche per lunghi viaggi fuori strada, perché i telai, abbiamo visto con le Africa Eco Race, si deformano non solo per colpi ma anche per fatica, cioè tanti colpi ripetuti, non tanto forti, ma molto ripetuti, per fatica i telai si deformano. Allora abbiamo pensato di irrobustire un attimino tutta la Transalp sotto. E questa era la prima cosa. La seconda cosa con cui noi andiamo a sviluppare i paramotori è vedere dove ancorarci, perché non volevamo ancorarci al motore, eh, perché lo riteniamo sciocca, il motore è da proteggere, non da usare come punto di fissaggio, perlomeno in questo caso. E il terzo punto è creare, questo c'è sempre, per noi è un must, creare un paracoppa che non deturpi le linee della moto e se possibile che le migliori. Questo è il nostro, sono i nostri 3 capisaldi: protezione, dove ci ancoriamo e le linee della moto. E adesso, se siete d'accordo, vi spiego il nostro paracoppa, il nostro Thor per la Transalp, e se non siete d'accordo lo spiego lo stesso. Eccoci qua, questo è il paramotore per la Transalp. Partiamo dalla cosa più importante, che è la robustezza. Come si fa a creare un paracoppa robusto? Bisogna decidere i punti di fissaggio sulla moto, e dobbiamo decidere i materiali da utilizzare, quindi la tipologia di materiali, ma anche gli spessori, come si sposa il tutto con la moto e considerando i punti più deboli della motocicletta. Noi non volevamo fare un paracoppa che fosse ancorato solo nella parte alta e nella parte sotto sul telaio della moto. Volevamo una protezione soprattutto in questa parte, nonostante che il paracoppa è molto robusto, ma volevamo una protezione soprattutto in questa parte, che è quella che più facilmente viene colpita, e sul fondo, perché il fondo è quello che deve proteggere la coppa dell'olio, che come dicevo è il punto debole della Transalp. Quindi cosa abbiamo fatto? Dopo averci pensato un po' e parlando anche un sacco con Ivan Boano, con cui ci interfacciamo tantissimo e gli sviluppi li facciamo assieme, abbiamo deciso di creare una culla per la Transalp, di creare degli attacchi molto molto robusti, che diventava praticamente proprio l'unione tra la parte alta del telaio e la parte bassa del telaio, di creare una vera e propria culla per la motocicletta, che viene fissata praticamente così, e su questa culla estremamente robusta fissare il nostro paracoppa. Secondo me abbiamo creato un irrigidimento complessivo notevole, un robustimento notevole e una protezione ottimale. Questi sono i telaietti, li abbiamo fatti rossi perché vogliamo che si vedano. Noi in realtà sono di acciaio inox, molto spesso è tutto acciaio inox, perché è un materiale molto robusto e comunque potrebbe stare sulla moto 40 anni e non arrugginirebbe. Però abbiamo preferito farli rossi perché altrimenti non si vedono e cavoli, dobbiamo farli vedere. Il paracoppa noi lo andiamo a fissare su questo telaio, ok? Adesso vi faccio vedere come viene. Lo monto. Eccolo qui, robustissimo, lega la parte alta del telaio con la parte bassa. Su questo andiamo a fissare il nostro Thor. Diciamo che rende la moto più rigida e nella guida, anche in fuoristrada, sentite di più la ruota davanti. La ruota davanti diventa più sensibile. Ha un suo peso, non l'ho ancora pesato, però sono andato non guardando tanto il peso, ma cosa era necessario fare a mio avviso, e l'ho fatto. C'è da dire che i pesi sotto alla moto nella guida non li senti. Come punti di fissaggio al telaio, qui la Transalp prevede un fissaggio robusto nel telaio, nella zona sotto il radiatore, è dove si fissano anche le crash bar originali. Qui c'è un altro punto fisso dove si fissano le crash bar originali. Noi riprendiamo questi punti di fissaggio e lo andiamo a fissare lì. Tutto il resto, il paracoppa non tocca il motore, non sfiora il motore, non sfiora la marmetta, quindi è tutto bello protetto. Eccolo qua.
no, non è vero. Ok, va bene. Ok, eccolo qua, così è montato. Qui si vedono i punti d'ancoraggio, si ancora qua, si ancora qua, si ancora qua, e tutto bypassa il motore. È una super protezione che va anche, come dicevo, a legare la parte alta del telaio con la parte bassa. Quindi è un bel irrigidimento, molto molto robusto. Li testeremo presto in gara. Vi faccio vedere un'altra cosa che devono avere i paracoppa nell'era moderna: la ventilazione. Non so se si vede, ma i tor sono sempre completamente aperti davanti, che i motori moderni scaldano molto, ed è molto buono che anche il carter motore, non solo il radiatore, venga arieggiato. Quindi noi andiamo a forzare l'aria attorno al motore, e questo ne fa beneficiare il motore, sia, cioè, a livello di salute del motore è molto buono tenerlo estremamente ventilato. In più i motori moderni hanno i catalizzatori, eccetera, che scaldano tantissimo. Tutte queste feritoie, tutta questa ventilazione gli permette di rimanere a una temperatura ottimale. Vi dico altre due cose, sempre per quanto riguarda la robustezza. Il paracoppa è realizzato con l'alluminio perfetto per questo uso. Noi lavoriamo più di 50 tonnellate di alluminio all'anno, e questa lega d'alluminio è perfetta per questo uso. 3 mm il frontale e i fianchi e le alette, 5 mm il fondo, quindi direi che è blindato. Altra cosa, noi lo saldiamo a MIG internamente, è una saldatura veloce, facciamo cordoni grossi, devono essere robusti. Esternamente li saldiamo a TIG, ok? Per ora li sto saldando tutti io personalmente, quindi un applauso a me che ho fatto saldare tutti i 1000 paracoppa negli ultimi 2 anni. E a parte gli scherzi, questo è il prodotto. Ultima cosa, molto importante per noi, imprescindibile, dopo che il paracoppa funziona, protegge tutto, eccetera, è la linea della moto. Oggi abbiamo delle motociclette, quasi tutte sono veramente molto belle, solo poche non ci piacciono, ma la Transalp è una bella moto, come la T7 ed altre. Sarebbe un vero peccato andargli fare un gozzo lì sotto, un qualcosa di orrendo che non c'entra niente con la moto. Quindi noi cerchiamo di stare più stretti possibili per favorirne anche l'utilizzo fuori strada. Cerchiamo di fare delle linee che si sposino con le linee della moto. Il Transalp, devo dire che c'è questa moda ultimamente sia nel Transalp che nella BMW, l'F900. Non so perché i tecnici hanno deciso di uscire con gli scarichi molto in avanti, che non era necessario. Questo ci ha obbligato a spostare il frontale del paracoppa molto in avanti. Sarebbe stato possibile fare un paracoppa molto più risicato, però ci siamo dovuti spostare un pochettino in avanti, e abbiamo cercato di creare delle linee che si sposassero con le linee della motocicletta, per non andare a peggiorare le linee della moto, ma magari a completarla. Abbiamo cercato la Transalp piuttosto spigolosa, questa edizione moderna, e noi abbiamo fatto un paracoppa abbastanza spigoloso. Alcuni ci chiedono cosa servono questi fori qua. A niente, li ho fatti perché mi piaceva farli, e non so se nelle prossime edizioni potrebbe essere oggetto di sondaggio, li manterremo oppure no. In realtà non servono proprio a nulla. E basta, abbiamo cercato di seguire i fianchetti, seguire il telaio, seguire le linee dei fianchetti, di creare un po' di linee dominanti che abbellissero la Transalp col paracoppa. Colori, noi faremo i nostri soliti colori per adesso, quindi nero liscio, nero raggrinzito che è leggermente ruvido. Per me è molto bello il raggrinzito, non ci si attaccano gli adesivi se non ci metti un particolare primer. Nel nero liscio invece si attacca tutto. E lì faremo ovviamente colore alluminio naturale. Occhio, l'alluminio naturale noi non stiamo a tirarlo a specchio, lucido, così arriva con tutti i grafi di lavorazione. Sarà disponibile un file PDF per fare le grafiche sui fianchi del paramotore, così se ce le chiedete le metteremo a disposizione. Prezzi? Allora, questo lo venderemo caro rispetto al resto che c'è sul mercato, ma neanche tanto. Vi spiego. Per adesso le metteremo offerta lancio e li venderemo a 4,50 più IVA, compreso il telaietto. Prima che ci mettiate su una croce, volevo farvi notare che la protezione originale Honda
che monta sulle sue crash bar. Con le crash bar costa 650 euro circa, e che per esempio Suzuki, che è il prodotto precedente che abbiamo fatto prima di questo, per la Desert Express 800, loro vendono aftermarket il telaietto che tu puoi montare, oppure puoi avere la moto senza telaietto, però il telaietto per fissare il paracoppa, solo il telaietto costa 300-350 euro. Quindi per noi questo è un prodotto premium che significa più del doppio di tempo di lavorazione rispetto al paracoppa, al Thor per la T7. Per riassumere, li vendiamo già, li vendiamo a 4,50 più IVA, quindi in Europa sarà 5,49 più le spese di spedizione, e non abbiamo ancora fatto i conti per vedere se ci stiamo dentro bene o che cosa, quindi può essere che li aumenteremo, di sicuro non li caleremo. Dal 1 giugno noi iniziamo a spedire, quindi siamo pronti. Usate le vostre motociclette, divertitevi, siamo qua.